Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente Napoli-Catanzaro, altro test precampionato, giocato ieri, portato a casa. Per quanto riguarda il risultato, piccole considerazioni e opinioni sulla partita che possiamo assolutamente fare senza andare poi a fondo nei dettagli tecnico-tattici, perché sono allenamenti veri e propri, con le gambe che ancora pesanti nella normalità, avendo fatto poi tutto il ritiro di Di Maro che termina oggi con l'ultimo allenamento per poi avere 2 giorni di riposo e continuare in quel di Castel di Sangro. Le parole del capitano a fine partita, così come quelle dell'allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani. Facciamo il punto della situazione, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti e se passate per la prima volta mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre mettiamo in moto l'algoritmo. Allora, diciamo che nei test precampionato, soprattutto i primi 2/3 di qualsiasi squadra, molte volte si vedono due partite per intenzioni, per idee di gioco, per come si sviluppa poi la manovra sia del Napoli in questo caso, sia della squadra avversaria, spazi diversi perché cambia tutto l'11 e quindi tecnicamente cambia l'affinità tra gli stessi calciatori in campo, cambiano un bel po' di cose, così come abbiamo visto ieri. Almeno questa è la mia considerazione come quella di Aquilani, ma ci arriviamo alle parole post partita. Il Napoli ha schierato nel primo tempo ovviamente Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Bokema, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Noalang e Lucca. Nel secondo tempo invece Contini, Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola, Vergara, Asa, Colisacò, Zanoli, Zerbin e Lukaku. Quindi fa da sé che sono due formazioni totalmente diverse dall'aspetto, ovviamente per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Nel primo tempo a me il Napoli è piaciuto e non poco per proposta di gioco, perché abbiamo detto anche nel video dopo la partita con l'Arezzo, in queste condizioni 48 ore, 72 o un giorno addirittura fa tutta la differenza del mondo per quanto riguarda diciamo le gambe che cominciano un tantino a darti qualche input positivo al di là dell'essere pesanti totalmente e nella normalità, perché è tutto normale nel primo ritiro precampionato. Mi è piaciuto tantissimo Neres, che mi era parso comunque molto più pimpante di altri calciatori anche nella partita contro l'Arezzo, e i due esterni ieri hanno fatto veramente bene anche per quanto riguarda Noah Lang, che si sta integrando alla grandissima, e faccio diciamo riferimento anche alla presentazione della squadra dell'altro ieri, dove Noah Lang entra sulle note della sua canzone Maccia Coco e quant'altro, entra comunque ballando, grande festa, e si vedono Lukaku, Spinazzola e Anghissà comunque stare al gioco, e addirittura Anguissà abbracciano Alang quasi a dire vieni qua, ti coccoliamo per bene perché sei oro colato su quella fascia sinistra, e lo dicevamo molto tempo fa, qualche mese fa, quando si parlava di Zambo, il mercato, lo vendiamo ma dobbiamo rimpiazzarlo come si deve. Noi abbiamo sempre detto sì, arriva l'offerta, il Napoli la valuterà, ma io sono contento che Frank è rimasto a Napoli per quanto riguarda la situazione spogliatoio, così come dicemmo diciamo tempo fa, un annetto fa, quando il Napoli ingaggiava Spinazzola e si parlava, e poi arrivò anche Lukaku. Io dissi, al di là, cari ragazzi, dell'età, le qualità tecniche e tutto quello che ci possiamo mettere in una considerazione di un calciatore nella totalità, dobbiamo però tener conto del peso specifico per quanto riguarda l'esperienza e lo spogliatoio, e ovviamente i parametri zero, molte volte quelli che azzecchi come colpi, sono quegli uomini che nello spogliatoio hanno e avranno poi un peso specifico non indifferente, così come lo sono e lo saranno poi Spinazzola e Lukaku, con Anghissà che sapevamo già benissimo il peso che ha avuto e che avrà nello spogliatoio del Napoli. Dicevo, un primo tempo comunque come proposta di gioco che è piaciuto e non poco, con De Bruyne che a quanto si legge al 50%, al 40%, che sia al 60% interessa ben poco. Comincia a vedere
e diciamo a tentare quelle linee di passaggio che calciatori diciamo del profilo che possono avvicinare De Bruyne per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico vedono e cercano di mettere in pratica. Sarà solo l'adeguarsi dei compagni di squadra nell'imbucare, nell'infilarsi in un corridoio che al limite puoi considerare diciamo sopra le righe per quanto riguarda l'esecuzione poi e il proseguo dell'azione, ma ti devi infilare perché De Bruyne la situazione la vede e come anche se è di spalle. Sono quei calciatori, a me viene in mente un'intervista di Boateng, se non vado errato, quando Boateng era al Milan e si chiamava il pallone con Pirlo che aveva il pallone dai piedi e Boateng si chiamava il pallone passa passa passa, Pirlo lo avvicina e dice senti senza che mi chiami io ti vedo anche se sono di spalle altrimenti l'avversario ti viene addosso e non sei più libero. Ecco come sono calciatori del genere, così come De Bruyne, ti vedono e vedono qualsiasi cosa, tutto ciò che succede intorno sarà merito sia di chi fa l'assist sia di chi andrà a percorrere poi quella situazione o quell'imbucata per quanto riguarda un'eventuale azione pericolosa. Quindi tutto grasso che cola si sta crescendo nella normalità, ma mentalmente siamo diventati ovviamente un gruppo ancora più granitico di quello che era e che è stato e che ha portato allo scudetto. Lo si evince dalle parole di Di Lorenzo, tanto è vero che Di Lorenzo ai microfoni di Radio CRC e Sky Sport al termine di Napoli Catanzaro ha detto queste cose, l'obiettivo di quest'anno è crescere e fare meglio della stagione passata, ovvero rivincere lo scudetto e fare bene nelle coppe, non dobbiamo accontentarci, il mister sa bene cosa vuol dire vincere e rivincere, saprà toccare le corde giuste. Allora, io un anno fa, oppure diciamo che se questa intervista fosse arrivata nel post scudetto di Spalletti con un Napoli senza direttore sportivo e con un allenatore appena arrivato, tutto nuovo, eccetera, eccetera, avrei quasi riso, ecco, a queste dichiarazioni, ma visto che il Napoli è arrivato a vincere lo scudetto dopo un percorso di rinascita e di ricostruzione mentale, ad oggi si vedono calciatori che sanno perfettamente come ci si deve provare ad arrivare a determinati obiettivi, così come gestire la situazione mentale, soprattutto dal punto di vista dello stress fisico al quale poi vieni sottoposto durante i ritiri. Precampionato, rivincere lo scudetto e fare bene nelle coppe. È un Napoli che probabilmente anche nello spogliatoio non si nasconde e vuole comunque far sapere al resto d'Italia quali sono le intenzioni, che poi ci riesci, non ci riesci, arrivi secondo, arrivi terzo, te lo giochi, non te lo giochi, è un'altra situazione. Devi però partire super convinto perché i tempi sono assolutamente maturi per fare quest'altro step dal punto di vista mentale. Il gruppo non ha mai avuto la percezione che il mister potesse andare via, dice Di Lorenzo, siamo felici di ripartire con lui, è sintomo di continuità, ripartiamo da un gruppo importante al quale sono stati aggiunti calciatori importanti, ha già iniziato a spingerci forte e lo farà per tutto l'anno. De Bruyne mi ha colpito per la sua umiltà, si è integrato subito nel gruppo, lo stesso vale per Beuke, ma il ritiro serve anche per conoscersi bene, fortunatamente eravamo già un gruppo unito e i ragazzi per bene, per chi arriva è più facile integrarsi, un gruppo unito è di ragazzi per bene, per chi arriva è più facile integrarsi. Domani ultima seduta a Di Maro e poi stacchiamo 2 giorni prima di ricominciare a Castel di Sangro, è un periodo in cui si lavora tanto, ci sono i presupposti per un'altra grande stagione. Vincere è sempre bello, oggi partita diversa rispetto a quella con l'Arezzo, le gambe stanno meglio e si è visto, siamo contenti di questa vittoria, anche se è solo una partita di precampionato. Ovviamente, come ho detto prima, il risultato è portare una partita a casa, anche che sia un allenamento con una squadra di Serie B, Serie C che possa essere. Fa sempre piacere, sorrisi, risate negli spogliatoi, ti commenti ovviamente la prestazione per quello che è potuto essere e Di Lorenzo ce lo fa sapere, le gambe comunque rispondono un tantino meglio, così come abbiamo detto poc'anzi, giorni, domani, dopodomani, 3-4 giorni fanno tutta la differenza del mondo ed è un Napoli che è straconvinto per quanto riguarda la mentalità nel dover per forza far bene la prossima stagione
e non deve essere un peso, così come non lo sarà, perché gestendo mentalmente i calciatori così come sa fare il mister Antonio Conte, ma anche tutto il suo staff, perché poi non è che uno solo può tenere a bada qualsiasi cosa, ma diciamo circondandosi di persone fidate e con gli attributi, ecco che riesci a tenere tutti i calciatori sul pezzo, perché le parole di Di Lorenzo possono risultare anche presuntuose. Lottiamo per vincere il quinto scudetto e fare bene nelle coppe, però ci sta tutta la considerazione, ci sta tutto il voler mettere le cose in chiaro per mentalizzare ulteriormente anche quelli che anche i nuovi che sono arrivati, perché le cose bisogna farle e per bene. È un gruppo che continua a legarsi. Aquilani ha commentato la partita, ovviamente dobbiamo stare comunque e sempre con i piedi per terra, ma Aquilani dice il risultato conta poco, test impegnativo, il Napoli del primo tempo può competere per vincere la Champions League, sono qualitativamente impressionanti. Poi abbiamo preso un po' di coraggio con personalità, siamo un cantiere aperto, abbiamo fatto un buon allenamento contro una squadra che non ha nulla a che vedere con noi. De Bruyne negli ultimi 10 anni è stato nella top 3 dei centrocampisti più forti del mondo, abbina qualità e quantità. Dobbiamo essere contenti che il Napoli lo abbia portato in Italia, un calciatore meraviglioso. È una squadra che viene da un anno importante e dopo lo scudetto si è rinforzata ancora con giocatori che possono incidere. Oggi ho visto calciatori veramente forti, penso che possa dire la sua in Italia e in Europa, al di là della situazione Champions, che Aquilani dice possono anche vincere la Champions League, ma ovviamente sapete benissimo come la penso sulla Champions, non deve mai essere un obiettivo nel dire partiamo la stagione per arrivare in finale di Champions, assolutamente no, non lo può fare praticamente nessuno, nemmeno un City o un Paris Saint-Germain che negli ultimi credo 10 anni o giù di lì hanno speso quasi 6 miliardi per ingaggi, calciatori e quant'altro, portando a casa comunque una Champions. Quindi diciamo che è sempre un obiettivo che non ti puoi porre, ti devi porre per forza l'obiettivo però di passare il gruppo, ottavi, e poi diciamo gestire le forze anche in base a sorteggi l'avversario e quant'altro. Però gli ottavi per esempio di Champions te li puoi porre come obiettivo, te li devi ovviamente porre come obiettivo facendo bene in Serie A e tenendo il campionato a livello e sul pezzo. Dicevo, 2 partite in una in questi amichevoli precampionato, perché poi nel secondo tempo Contini, Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola, Vergara, Asa, Colisacù, Zanoli, Zerbini, Lukaku è tutta un'altra musica, ovvero dice il Catanzaro che comunque prende campo e il filtro che prima c'era in mediana nel primo tempo, del quale il Napoli poi non ha avuto tanto bisogno perché si è riversato quasi per tutta la prima frazione di gioco nella metà campo avversaria, diciamo è venuto a mancare un po' e quindi imbarcate anche dal punto di vista centrale, abbiamo rischiato in qualche occasione, ma perché c'è meno affinità tra quelli che giocano, c'è meno qualità tra quelli che giocano, senza bocciare nessuno, però non possiamo nasconderci dietro a un dito e dire vabbè, ma tanto hanno giocato comunque Asa, Colisacù e Vergara a centrocampo, che non sono sicuramente però De Bruyne, Lobotka, in questo caso Raspa nel primo tempo, perché Anghissà sappiamo tutti che era fermo ai box per affaticamenti, gli infortunati e quant'altro. Però dobbiamo assolutamente considerare che è un Napoli molto ma molto forte nei singoli e in tutti i calciatori che arriveranno, stanno arrivando, sono arrivati. C'è Savic che ha fatto le visite mediche, ha firmato e c'è stato anche il benvenuto del presidente, quindi abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene. Il primo ritiro è andato, le prime fatiche, le più complicate, a quanto ci fanno sapere anche i calciatori stessi, sono quasi alle spalle. Ci avviciniamo a quel di Castel di Sangro con le 3 amichevoli che sono Brest, Girone, Olympiacos. Se non vado errato, sto andando un attimo a memoria e mi ricollego alla situazione amichevole a pagamento e chiudiamo, perché me l'hanno chiesto in privato un bel po' di persone. Cosa ne pensi delle amichevoli a pagamento? Secondo me è una situazione che va rivista e quant'altro. Allora io non entro in merito
alla situazione economica, contratti che chiudi con OneFootball, DAZN o chi che sia, introiti che servono comunque a tenere il Napoli lì dal punto di vista societario ed economico, lì non entro nella maniera più assoluta e non posso dire no, non le devi mettere a pagamento perché sono amichevoli precampionato. Io l'unica cosa che posso dire è che dal punto di vista dello spettacolo farei solo una piccola cosa: a pagamento metterei al limite le amichevoli che fai a Castel di Sangro, quelle internazionali dove le gambe te lo danno un tantino di più, spettacolo ce n'è sicuramente di più anche in base agli avversari che vai a affrontare e alla tua condizione fisica. Le 2-3 che possano essere amichevoli di Di Mario in questo caso le lascerei un attimo libere da pagamenti, per il semplice fatto che le gambe sono comunque dure, non c'è assolutamente tra virgolette spettacolo perché le condizioni fisiche sono quelle che sono, e quindi lascerei un attimo solo le amichevoli tra virgolette di secondo piano, senza voler però declassare Arezzo, Catanzaro e quant'altro. Ma per quanto riguarda quello che, quello che ti puoi aspettare in campo dopo tutti gli allenamenti pesanti che hai fatto tu, squadra, e anche la squadra che poi ti viene ad affrontare, quindi solo questo. Però per il resto non posso sicuramente andare diciamo ad infierire sulla situazione a pagamento le amichevoli, perché sono tutte condizioni che poi vanno a finire nel calderone dal punto di vista della gestione economica del Napoli, che è sempre stata impeccabile. Quindi se serve una cosa del genere per introiti e quant'altro, alzo le mani assolutamente. Quindi possiamo solamente considerare la caratura di un avversario e lo spettacolo che ne può uscire in amichevoli nel secondo ritiro, che sono totalmente diverse e saranno totalmente diverse rispetto a quelle di Di Maro. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale, l'ho detto già a inizio video, attivando la campanellina. Sempre Forza Napoli, ciao!